Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della torcia LED ricaricabile 20 volt della Parkside, modello PLH LA20LI-A1, pagata 9,99 € questa sera, 29 settembre 2021. Questa uscirà giorno 30, quindi domani mattina, ma sono andato al Lidl a comprare degli alimentari praticamente 5 minuti prima della chiusura. Era esposta, ho provato a comprarla, è passata alla cassa, quindi adesso è fra le mie mani. E vi farò una recensione, vi farò vedere pure come illumina in esterno al buio, faremo un paio di prove in interno, ma soprattutto vedremo quali sono le sue caratteristiche, il suo funzionamento, la potenza, eccetera. Vi ricordo solo che verrà venduta senza batterie e senza caricabatterie, è anche specificato sulla confezione, quindi se siete intenzionati a comprarla verranno vendute anche le batterie e caricabatterie, compratele assolutamente, altrimenti se non siete già provvisti non potete utilizzarle. Iniziamo. Questa è la confezione quindi nella quale viene venduta. Nella parte posteriore c'è una rapida descrizione che ci dice: potente torcia con luce da lavoro, intensa ed uniforme, 12 angoli di illuminazione regolabile grazie alla testa della lampada inclinabile, morbida impugnatura antiscivolo, interruttore on-off, bloccabile per il funzionamento continuato quando la si depone, incluso gancio girevole per appenderla. Potenza dei LED 3 watt, massimo flusso luminoso 280 lumen, che non è tantissimo considerando che questa ad esempio ne ha 480. Temperatura della luce 6500 gradi Kelvin, quindi luce fredda. Attrezzo compatibile con le batterie della serie X20 V-Team, e poi ci ricorda che all'interno troveremo il manuale di istruzioni. Sulla parte bassa ci sono tutti i contatti nel caso in cui avessimo bisogno dell'assistenza tecnica da parte di Lidl, e sulla parte frontale ci ricordano che abbiamo 3 anni di garanzia. Conservate lo scontrino, altrimenti non potrete usufruirne. Questo è il manuale di istruzioni e questa è la nostra piccola torcia. La testa è reclinabile con questi click, ha un'impugnatura molto ergonomica, simile a quella di un avvitatore. Le parti nere sono in gomma antiscivolo, molto morbida, davvero piacevole da impugnare. Sulla parte bassa c'è l'alloggiamento della batteria e possiamo utilizzare batterie da 2, da 4 ampere o quelle che verranno proposte in futuro, perché ho visto che ci saranno anche batterie addirittura da 6, 8 ampere, eccetera. Sempre sull'impugnatura, nella parte frontale abbiamo il tasto di accensione che ha una doppia funzione, ci consente di accenderla semplicemente per un periodo limitato a quello della pressione temporanea sulla parte frontale, quindi pigiando leggermente la torcia si accenderà e si spegnerà al rilascio, oppure di premere fino al click per accenderla e mantenerla accesa. Sulla parte alta non abbiamo nulla se non il gancio che ci permette di appenderla a barre metalliche, rami, insomma tutto ciò che ci consente appunto di appenderla in questo modo. Questa è la zona da cui viene proiettata la luce, che è quadrata. La luce però viene messa in modo perfettamente circolare. Questa parte nera però è plastica, sarebbe stato meglio se fosse stata gomma, e di fronte al LED abbiamo una lente di ingrandimento. La testa è orientabile su più posizioni con questi click. Ovviamente ricordatevi di chiudere il gancio, altrimenti vi accade quello che stava accadendo a me, quindi vi impedisce di reclinarla perché il gancio ostruisce il movimento. Questo gancio è pure molto facile da estrarre perché ha questa sporgenza, a differenza di alcuni modelli precedenti che richiedevano un pochettino più di impegno. Nulla di complicato, però questo è molto più facile. Adesso mettiamo una batteria, vediamo la luminosità che emette. E allora, inserita la batteria, per poterla accendere basterà premere leggermente il tastino, ma al rilascio si spegnerà. Per poterla mantenere accesa in modo fisso, quindi anche quando la lasciamo su un piano di lavoro eccetera, oppure la appendiamo, bisognerà premere fino al click. In questo modo avremo una luce costante che continuerà a illuminare la zona nella quale viene puntata anche senza il nostro intervento. Però, come vedete, emette un fascio luminoso perfettamente rotondo, concentrato in una zona a mio avviso un po' troppo ristretta. Per esempio a circa mezzo metro, in questo modo riesco a illuminare solamente questa zona ristretta dove c'è questa batteria e questa torcia e nient'altro. Spengo la luce in modo da avere un'idea più chiara. Se questo fosse per esempio il vano motore di un'automobile, non otterremmo una luminosità anche periferica, ma solamente questa luminosità concentrata, a differenza per esempio di questa che, oltre ad emettere 480 lumen contro i 280 di questa nuova, ha questo fascio luminoso grandangolare che ci permette di illuminare anche attorno. È molto più soft come luce, quindi si diffonde fino a questo telefonino. Questa invece alla stessa distanza si concentra solo in questa zona ed è molto luminosa al centro e il fascio luminoso si interrompe praticamente in modo netto. Guardate che differenza.
Ok, e non è una questione di luminosità, quindi di lumen emessi, ma esclusivamente di come viene proiettata la luce. Allora, ovviamente funziona sia con le batterie da 2 A che con le batterie da 4 A e anche amperaggi successivi che verranno proposti in futuro. L'unica cosa che cambierà sarà l'autonomia, non avremo assolutamente una luminosità maggiore cambiando la batteria. La torcia non è impermeabile anche perché avendo la slitta per poter incastrare le batterie, anche se fosse impermeabile la parte alta, sicuramente liquidi che potrebbero penetrare da questa parte potrebbero provocare cortocircuiti. Ma adesso, viste queste caratteristiche, andiamo subito a fare un paio di prove al buio. Allora, iniziamo proprio con la prova di illuminazione in interno. Sempre nel mio laboratorio, siamo al buio, quelle che vedete sono le luci LED del caricabatterie di fronte a me. Accendo la torcia nuova e vedete questo fascio luminoso perfettamente rotondo che, come dicevo poco fa, ha questo taglio netto tra la zona illuminata e la zona buia che non mi piace tantissimo. Più mi avvicino, ovviamente, più si restringe questo cerchio, impedendomi di vedere, se non per la luce riflessa, quello che c'è sulla destra. Invece, alla stessa distanza, la torcia precedente mi permette di illuminare tutto l'ambiente, perché è più grandangolare, insomma una luce più morbida. Questa viene indirizzata, sparata in avanti e non mi piace tantissimo. Tra l'altro dicono luce fredda, ma a me sembra un pochettino più calda rispetto a questa. E poi questa ha anche la possibilità di regolare la luminosità, quindi potenza massima e potenza minima. Questa invece ha una sola luminosità, una volta accesa rimane accesa al massimo e quindi diciamo che ha qualche punto in meno rispetto a questa, però comunque ha il suo perché. Viste queste caratteristiche in interno, allora andiamo in esterno e facciamo qualche altra prova vedendo la differenza tra questa e questa. Allora, in esterno iniziamo con una prova da vicino, iniziamo con quella nuova. E come vedete la luce è davvero abbondante, riesce ad illuminare di fronte a noi davvero con una buona luce, mi piace. Se non siamo troppo vicini, effettivamente la luminosità è così circolare, diciamo, non è un problema grosso come lo è in interno e come lo è ovviamente in zone piccole. E in questo modo riusciamo a vedere sicuramente bene di fronte a noi, ma anche gli alberi in fondo e quell'edificio che sarà a una quindicina di metri. Adesso vediamo il modello precedente, che differenza c'è. Sicuramente molto più ampia come luminosità, molto più piacevole. Ok, non siamo in una zona molto buia, effettivamente c'è un pochettino di illuminazione con questi paletti, però per renderci conto della luminosità che emette, a che distanza arriva eccetera, è più che sufficiente. Allora, accendo, come vedete di fronte a noi il fascio luminoso sempre circolare su questa stradina, direi che è perfetto perché illumina perfettamente a destra e a sinistra, ma in una zona più ampia ovviamente vedremo comunque di fronte a noi e basta. Riusciamo a illuminare anche quel cancello in fondo, non tantissimo, però un minimo illumina, quindi diciamo che anche per una passeggiata, anche se non è una torcia adatta per una passeggiata, volendo può andare bene. Proviamo allora con l'altro modello e vediamo in questa circostanza. Ok, in questa circostanza con questa abbiamo una luminosità maggiore lateralmente, però si apprezza di più quella nuova, arriva molto più distante, quindi quello che perdiamo in profondità ovviamente in questo caso lo guadagniamo in illuminazione periferica, quindi per una passeggiata, per vedere da lontano, sicuramente è meglio l'altra. E adesso simuliamo una situazione nella quale abbiamo necessità di illuminare da vicino, per esempio un cambio gomma. Allora, in questo caso riusciamo ad illuminare praticamente quasi la misura della gomma, e c'è sempre la luce riflessa sulla carrozzeria che riesce ad illuminare anche lateralmente, però obiettivamente una torcia di questo tipo, se dovesse servirci, dovremmo appoggiarla a terra e in questo modo avremo solamente la luminosità nella zona in cui ci interessa. Sicuramente non è il massimo per avere una buona visione, soprattutto se dobbiamo cercare attrezzi, crick eccetera. Invece con una torcia come questa, oltre ad avere la possibilità di avere una visione grandangolare, come vedete anche più potente, ma per essere onesti abbasso la luminosità che emette, la riduco, abbiamo la possibilità, grazie ai magneti, di metterla per esempio così sulla carrozzeria ed illuminare tranquillamente tutto. Quindi spengo quella nuova. In questo modo sicuramente abbiamo modo di avere una luminosità maggiore anche lateralmente, posizionarla in modo più comodo sia sul pavimento, possiamo attaccarla con i magneti, insomma possiamo avere sicuramente una versatilità maggiore. E adesso, sempre con la torcia nuova, provo ad illuminare quell'edificio in fondo e come vedete riesce ad illuminarlo perfettamente.
Tutto sommato mi piace tantissimo. Allora, ovviamente provandola all'interno da vicino, l'impressione che dà non è proprio positiva al 100% perché la luminosità che emette è molto ristretta, è un cerchio luminoso molto ridotto. Però può servire anche in interno, può servire come abbiamo detto per illuminare il vano motore, tante altre cose, cambio gomma eccetera. Quindi in quella circostanza basta allontanarsi leggermente e la luminosità cambia di tantissimo, permettendoci di illuminare non la zona periferica, però con un cerchio molto più grande. Non era una comparativa con questa torcia, però possedendola mi è venuta l'idea di vedere quali sono le differenze, anche perché qualcuno di voi può possedere questa e magari spera di comprare questa per avere una miglioria dal punto di vista anche della luminosità periferica e può rimanere deluso. Questa sicuramente è meglio per tantissimi versi, questa invece per tanti altri. Uno svantaggio che ho notato su questa torcia è il fatto che dovendo illuminare per esempio verso il basso mentre si cammina ci costringe a piegare il polso e tenerla così, cosa che alla lunga poi stanca, perché il peso della batteria tende a farla stare dritta, anche se orientiamo verso giù la proiezione della luce, però comunque stanca un pochettino obiettivamente. Con la batteria da 2 A non tanto, ma con quella da 4 si sente un po' di più. Questa invece è bilanciata molto meglio, quindi basta tenerla dalla parte bassa, in più avendo il fascio luminoso che si allarga un po' di più, camminando illumina molto meglio, insomma ci stanchiamo di meno, però emette meno luce e arriva a meno distanza. Quindi cosa dire? Promossa sì, a pieni voti per quello per cui è stata progettata. Se avete intenzione di utilizzarla all'interno di un piccolo stanzino, sappiate che non avrete la visione periferica illuminata. Per il resto va benissimo. Ovviamente sul corpo della torcia non sono presenti LED che indicano il livello di carica della batteria, perché gli stessi sono posti alla base. L'autonomia non è riportata o non l'ho trovata scritta sul manuale, neanche sulla confezione, quindi non so dirvi quanto dura la luminosità sia con la batteria da 2 che con quella da 4 A. Per il resto spero di avervi detto tutto o quasi tutto. E adesso, siccome è mezzanotte, sarebbe il caso quasi di staccare e salutarci. Non mi resta quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù dopo esservi iscritti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!